Rieccoci, come vedete, quest'oggi con due mazzi di carte. Qui abbiamo gli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano e questo altro mazzo è appunto un mazzo nuovo che non ho appunto mai usato nel canale. Sono appunto i tarocchi delle 1001 notte. Questo è un mazzo, ragazzi, veramente molto bello che ci riporta ai primi decenni del 1700 in Francia. Ebbene sì, alla corte del Re Sole, quando il viaggiatore orientalista francese Antoine Guénon vi presentò le novelle delle 1001 notte in una Francia che ovviamente ben si appassionava al mistero, all'esotismo, alla magia, al fascino proprio dell'Oriente. E dunque diciamo che fu grazie a Guénon che personaggi come Aladino, Sinbad, Ali Baba e la splendida Sherazade sono entrati a far parte del nostro immaginario fiabesco e quindi hanno anche permesso la realizzazione di questo meraviglioso mazzo. Le novelle delle 1001 notte hanno ovviamente un filo conduttore, una sorta di cornice che ovviamente le unisce a livello narrativo l'una con l'altra, un po' come è accaduto per le novelle del Decamerone del Boccaccio oppure i racconti di Canterbury di Chaucer. Ecco, in questo caso, nelle 1001 notte, questo filo conduttore è dato dalla storia del sultano Shahryar, che per evitare di essere tradito faceva eliminare, dopo la prima notte di nozze, tutte le sue spose. Arrivò il turno della bellissima Sherazade, la ragazza ovviamente estremamente intelligente e saggia, escogitò un abile stratagemma. Ogni notte raccontava al sultano una storia avvincente, che però interrompeva sempre sul più bello, garantendo al sultano che gli avrebbe raccontato la fine della storia, ma solo all'indomani mattina, in modo ovviamente da essere ogni notte risparmiata. Così facendo non soltanto si salvò la vita, ma fece anche innamorare di sé il sultano. Questi tarocchi riprendono dunque perfettamente, poi lo vedremo anche appunto nella stesa, le calde, fascinose ed esotiche ambientazioni orientali. Noterete ovviamente a seconda poi chiaramente del preciso significato di ogni arcano delle scene di vita pubblica o comunque privata in cui appunto vedrete susseguirsi le avventure di personaggi comunque semplici e popolari o anche appunto dei protagonisti delle novelle delle 1001 notte, quindi Aladino, appunto Ali Baba, Sinbad e la splendida Sherazade. Allora, con questo meraviglioso mazzo, che cosa appunto andiamo ad indagare quest'oggi? Non lo vedo da un po' di tempo. Come sta trascorrendo questi giorni, queste settimane, lontano da me? Gli manco? Mi pensa? Mi desidera? Sbloccherà questa situazione? Quindi riusciremo finalmente a rivederci, a rincontrarci? Che cosa ha intenzione di fare questa persona e che cosa obiettivamente farà? Utilizzerò il metodo dei 5 arcani, dove appunto andremo ad analizzare il passato, quindi anche eventualmente delle cause che possono in qualche modo aver portato a questo allontanamento, il presente, quindi come questa persona sta vivendo il momento presente lontano da voi, 2 carte che appunto sono inerenti alle intenzioni di questa persona, quindi come vuole sbloccare la situazione, se vuole chiamarvi, sentirvi, vedervi al più presto, e appunto poi l'esito, cioè che cosa farà concretamente questa persona. E poi, come faccio ormai spesso sul canale, sceglieremo appunto 3 messaggi dagli oracoli delle fiamme gemelle per cercare di capire anche questa persona che cosa potrebbe volervi dire. Allora, io allontano solo momentaneamente questi oracoli ed inizio appunto a mescolare questo meraviglioso mazzo e sono sicura vi piacerà particolarmente, anche perché
come potrete notare, le immagini sono assolutamente evocative, chiare, quindi riprendono perfettamente i significati dei singoli arcani e ne danno un fascino, ragazzi, incredibile. Io sono innamorata di questo mazzo, ma adesso ovviamente lo vedrete anche voi. Allora, quindi per tutti coloro che si sintonizzeranno su questo video per il principio di sincronicità junghiano, cerchiamo di capire questa persona con la quale avete avuto ovviamente una storia o comunque una frequentazione libera o una triangolazione, quindi anche una storia nascosta perché magari l'altra persona è impegnata. Cerchiamo di capire questa persona come ha vissuto, come sta vivendo questo momento lontano da voi, per esempio, che cosa ha intenzione di fare e se in qualche modo sbloccherà la situazione. Vediamo un po', dai. Perfetto. Allora, adesso sapete che come sempre comunque io vi posiziono la stesa in modo che la possiate vedere assolutamente bene. Allora, partiamo con la prima posizione, ossia appunto il passato, quindi qualche giorno fa, qualche settimana fa, come questa persona ha preso il vostro allontanamento. Allora, vediamo un po'. In questo caso abbiamo, guardate, il 3 di bastoni. Guardate, questa persona non si è particolarmente allarmata. Questa carta non vi suggerisce una sorta di calma, di tranquillità, di serenità nell'animo, con la grande consapevolezza che tanto prima o poi la situazione migliorerà? Guardate questo meraviglioso sole. Ebbene, questa persona ha atteso, perché il 3 di bastoni è proprio la carta dell'attesa. Ma è un'attesa proficua. Guardate, questa persona sta pescando e la sua pesca è proficua. Questa persona deve essere evidentemente un soggetto o particolarmente ottimista o una persona che potrebbe aver anche sottovalutato le motivazioni che possono avervi portato ad un allontanamento, oppure una persona molto sicura di sé. Questa era una persona assolutamente consapevole del fatto che prima o poi voi vi sareste e vi rivedrete. Questa persona sa che non ha nulla di cui temere. Bastoni vi desidera. È una persona propositiva che quando ha un obiettivo, anche se a lungo termine, sa che comunque riuscirà ad ottenere ciò che vuole. Vi ripeto, è una persona molto caparbia, testarda. Quando si mette in testa qualcosa fa di tutto pur di ottenerla e quindi sa anche temporeggiare, sa aspettare il momento migliore, il momento più giusto per potersi riaffacciare a voi. In mazzi più tradizionali, il 3 di bastoni di solito è rappresentato da una figura solitamente femminile, ma anche maschile, che attende l'arrivo di navi, che vede avvicinarsi al porto. Le navi non sono ancora arrivate, ragazze, al porto, ma stanno per arrivare. Di conseguenza questa persona sa che comunque vi porterà a breve delle notizie. Parliamo di bastoni che rappresentano comunque delle tempistiche veloci, assieme per esempio alle carte di coppe, a differenza invece delle carte di denari, quindi pentacoli, piuttosto che spade, che invece rappresentano tempi molto più lunghi. In questo caso invece i bastoni rappresentano delle tempistiche molto veloci. Quindi questa persona anche già in passato
sapeva che prima o poi voi vi sareste rivisti. Voi sapete che ogni arcano minore ha il proprio corrispettivo, a livello ovviamente numerologico, nel proprio arcano maggiore di riferimento. Quindi in questo caso abbiamo il 3 di bastoni che ha come suo corrispettivo il terzo arcano maggiore, quindi l'imperatrice, che generalmente è una donna gravida e incinta. Quindi il bambino già c'è, deve solo nascere. Si tratta solo di aspettare. Ma questa persona non si scompone più di tanto. Quindi o è una persona, vi ripeto, invidiabile, particolarmente saggia, oppure è una persona che evidentemente dà per scontato il fatto che sicuramente fra di voi la situazione non andrà a finire, non può finire. Quindi vi ripeto, non è una persona che si è particolarmente disperata. Evidentemente perché magari questa persona è anche molto sicura di voi. Sa che quasi sicuramente voi lo riaccoglierete per portare, carta appunto di grado 3, ad un'evoluzione appunto il rapporto. Vediamo a questo punto, in questa posizione, il presente. Quindi in questo momento, nell'Hic Nunc, questa persona cosa sta pensando, cosa sta sperando, quali sono le sue certezze, visto che abbiamo visto che appunto ne ha tante, ma anche magari le sue paure. Cerchiamo di capire un po' come sta vivendo questo presente lontano da voi. E qui abbiamo la carta, guardate, del matto, quindi ovviamente l'arcano maggiore numero 0. Il matto, guardate, rappresenta questo individuo generalmente di età anagrafica piuttosto giovane, o comunque, a prescindere dall'età anagrafica, è comunque uno spirito libero. È una persona che non ama particolarmente i confini. È una persona che, vedete, ama scegliere arbitrariamente la propria strada, il proprio percorso. Non ama che ci sia qualcuno che possa in qualche modo decidere al posto suo. Quindi ovviamente neanche voi. Non ama chi gli possa mettere fretta. Non ama chi possa in qualche modo ingabbiare i suoi desideri, ma anche le sue aspettative, i suoi sogni. Questa è una persona che, come vi ho già detto con il 3 di bastoni, era ed è tuttora, anche nel presente esattamente come nel passato, convinta che prima o poi questa persona tornerà da voi. Il matto rappresenta una notizia o comunque una telefonata, un messaggio appunto inaspettato, da parte ovviamente sua chiaramente, per poter sbloccare la situazione quando lui e solo lui lo riterrà opportuno. Il matto non ha confini, il matto non riflette tanto sul passato, sul futuro. Il matto vive perennemente in un eterno presente, proprio come la posizione appunto degli arcani in questa stesa 5 carte. Questa è una persona profondamente radicata nel presente, che comunque in questo momento non sta facendo programmi e non ne vuole fare. Questa è una persona che ama respirare aria di libertà. Quindi vi ripeto, anche nel presente questa persona, tra l'altro come tipico del matto, potrebbe volervi fare una sorpresa o comunque contattarvi in maniera appunto inaspettata. Ma vi ripeto, in modo da farvi una sorpresa che lui reputa assolutamente gradita. Questa persona sa che prima o poi vi rivedrete e ha tutte le intenzioni di sbloccare questa situazione. Molto probabilmente, come ci suggerisce il matto, potrebbe approfittare di una situazione molto probabilmente fortunosa
o comunque di un evento totalmente inaspettato, imprevedibile appunto, che lui coglierà al volo per potervi contattare o per potervi vedere. Nel caso in cui questa sia una triangolazione, quindi nel caso in cui il vostro sia un rapporto tra ovviamente voi e una persona impegnata o voi siate per esempio impegnate, questa persona sa che prima o poi arriverà il momento giusto per potervi vedere e per poter stare insieme lontano dallo sguardo indiscreto del partner o della partner ufficiale. Quindi questa persona, tra l'altro, già nel presente ha in testa nelle nuove iniziative, sta già pensando a qualcosa, il suo estro in questo momento è in movimento e addirittura, come appunto potete notare da una meravigliosa rappresentazione della carta del matto, ma anche sicuramente i mazzi più tradizionali, sta pensando appunto ad uno spostamento. Il matto si sposta di continuo, senza quasi una meta, senza quasi un perché. Questa persona evidentemente ha molti aspetti di cui occuparsi nella propria vita, ma sta cercando di viverli in maniera assolutamente serena, senza angosciarsi più di troppo, ve lo dicevo con questo 3 di bastoni. In questo momento direi che la sua filosofia di vita è vivi e lascia vivere. Se sono rose, fioriranno. Questa persona sta lasciando comunque scorrere il flusso degli eventi, cercando di approfittare di una occasione, della occasione più propizia per potersi riaffacciare appunto a voi. Questa è una persona che detesta la schiavitù. È una persona che detesta che qualcuno gli dica cosa, dove, come e quando. È una persona che a volte agisce però in maniera un po' imprudente, perché il matto rappresenta il rischio. Quindi attenzione ragazzi, nel caso in cui sia comunque una storia clandestina, quindi tra due persone ad esempio impegnate, attenzione perché potrebbe agire distinto, perché è una delle caratteristiche proprio del matto, quindi agire sotto l'impulso di un desiderio e di conseguenza potrebbe andare a rischiare, ovviamente facendo rischiare anche voi. Ma è una persona che non agisce necessariamente in maniera incosciente, agisce in virtù di quello che lui ha dentro, in quel preciso momento. Ma vi ripeto, sta già pensando, questa persona ha già in mente qualcosa evidentemente di bello per potervi appunto vedere. Vuole farvi una sorpresa, il matto, vi ripeto, potrebbe essere una sorpresa, un regalo, un dono inaspettato. Un'altra caratteristica del matto ovviamente sono i tempi brevi, quindi questa persona vuole rivedervi e comunque riscrivervi in tempi molto brevi, quindi ragazzi aspettatevi assolutamente entro appunto pochi giorni, massimo qualche settimana, comunque un tentativo da parte di questa persona. Può essere un messaggio, può essere una telefonata, può essere anche un ricontatto sui social oppure un volervi incontrare vis-à-vis. Comunque aspettatevi un movimento da parte di questa persona. D'accordo? Allora, in queste due posizioni troviamo le intenzioni di questa persona, quindi che cosa obiettivamente questa persona vuole fare nei vostri riguardi e per quanto riguarda ovviamente la vostra storia, la vostra frequentazione. Allora, qui abbiamo, mamma che carta meravigliosa, allora la carta degli amanti, carta stupenda e benaugurale e l'asso di bastoni, ragazze. Allora, immediatamente posso confermarvi quello che vi ho detto con il 3 di bastoni. Bastoni, questa persona inevitabilmente vi desidera, quindi ha un profondo desiderio fisico, ok, di voi. Gli amanti ci parla di amore, ci parla di passione, ci parla di un incontro, di un tête-à-tête, di un momento anche intimo. Ma ragazzi, quando io parlo di momento intimo, non andiamo solo a pensare a un'intimità dei corpi. Possiamo anche riferirci ad un'intimità dell'anima. Quindi questa persona potrebbe volersi aprire a voi attraverso un discorso, attraverso una dichiarazione, la carta degli amanti, che questa persona
non vi ha mai fatto e voi non vi aspettereste mai che questa persona possa farvi. Ve l'ho detto con la carta del matto, questa persona ha in serbo per voi una sorpresa, potrebbe stupirvi. La carta degli amanti ci parla però anche di una scelta. È uno ovviamente dei significati principali di questa carta. Questa persona potrebbe ovviamente, nel caso in cui sia una storia tra una persona impegnata e voi, finalmente decidere di proseguire il proprio cammino con voi, lasciando il vecchio, perché gli amanti ci parlano della chiusura rispetto al vecchio per aprirsi completamente al nuovo. In questo caso, dunque, con la carta degli amanti, questa persona si presenterà a voi con grande passione, con grande emozione, con una trasparenza e un'apertura d'animo che questa persona probabilmente non vi ha mai mostrato. E guardate, vi scalderà il cuore, vi farà sentire avvolte, abbracciate, strette al suo cuore. Di nuovo asso di bastoni. Questa persona ha tutte le intenzioni di chiamarvi, di sentirvi, di messaggiarvi. Vi ripeto, le carte di bastoni rappresentano dei tempi molto brevi. L'asso di bastoni ci parla di concretezza, ci parla di azioni mirate, volte appunto ad ottenere un risultato. Il risultato che questa persona vuole ottenere è potervi appunto rivedere e dare finalmente libero sfogo a questi meravigliosi amanti che rappresentano appunto la carta dell'unione. Quindi questa persona finalmente sarà molto più collaborativa nei vostri confronti, meno indecisa, vi sembrerà una persona più matura, più saggia, che sa finalmente che cosa vuole. Le tempistiche della carta degli amanti, vi ripeto, esattamente come un po' tutte le tempistiche che abbiamo visto sino ad ora, sono molto veloci, perché grosso modo si attestano attorno ai 15-20 giorni, massimo un paio di mesi. La carta invece dell'asso di bastoni accelera molto di più e avvicina molto di più la presa di posizione da parte di questa persona e il ricontatto, perché l'asso di bastoni solitamente rappresenta delle tempistiche velocissime. Voi sapete che di solito in tarologia, ma anche in cartomanzia, per riuscire a dare un'indicazione temporale agli eventi si estraggono delle carte di bastoni. In questo caso abbiamo già una carta di bastoni che ci dà una spiegazione ovviamente delle tempistiche. Ebbene, l'asso, il 2 e il 3 di bastoni generalmente rappresentano i primi 10 giorni di un mese, quindi la prima decade di un mese o comunque tra 10 giorni, quindi un evento che ovviamente si presenterà nella vostra vita entro una decina, massimo una quindicina di giorni, o vi ripeto, nella prima decade di un mese. Se voi guardate per esempio questo video i primi di dicembre, questa persona vi ricontatterà o vuole ricontattarvi entro grosso modo il 10 o il 15 del mese di dicembre, d'accordo? Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di raggiungervi, vi ripeto, in maniera concreta, parliamo di bastoni, e questo nuovo inizio, che ovviamente è preventivato fra di voi, accenderà di nuovo la passione, l'entusiasmo. Quindi c'è stato un momento di stand-by, certo, ma ripartirà tutto e alla grande, vi darà grandi soddisfazioni, probabilmente in maniera decisamente migliore rispetto a come vi eravate lasciati. L'asso di bastoni, vi ripeto, parla di sensualità, di forza, di vigore, di conseguenza questa persona sicuramente vi dimostrerà tutto ciò che desidera e prova per voi. Quindi non dovete assolutamente temere
questa persona possa in qualche modo volersi allontanare, perché assolutamente non è così. Questa è una persona che ha tutte le intenzioni di ricostruire il vostro rapporto con uno spirito di iniziativa, vi ripeto, rinnovata, nuovo, quasi appunto più libero, come ci suggeriva appunto il matto. Quindi ci sarà un'ottima partenza. Di conseguenza state assolutamente tranquille, perché questa persona ha tutte le intenzioni, e vi ripeto anche a breve tempo, di potervi appunto rivedere. Questo riaccenderà in particolar modo sicuramente la passione, ma aspettatevi, vi ripeto, anche delle comunicazioni importanti. Questa persona evidentemente vi parlerà, si rapporterà a voi come non aveva mai fatto prima, quindi vi farà percepire in maniera molto più intensa i suoi sentimenti nei vostri confronti. A questo punto, questa è la carta del futuro, quindi che cosa effettivamente questa persona farà da un punto di vista concreto, quindi se questa persona sbloccherà la situazione al di là ovviamente delle sue intenzioni, oppure se in qualche modo potrebbero intervenire degli ostacoli inaspettati. Vediamo un po'. No, assolutamente, ostacoli non se ne parla. Qui abbiamo un meraviglioso 10 di coppe. Guardate ragazzi questa carta, che situazione verdeggiante, amena ci prospetta. Il 10 di coppe è una carta meravigliosa, anche ci parla di una riappacificazione, di un riavvicinamento nel caso in cui tra voi e questa persona ci sia stata una lite, una discussione, quindi la motivazione per cui questa persona possa appunto non avervi scritto o comunque non avervi visto da un po' di tempo. Questa persona sicuramente tornerà coppe chiedendovi perdono, quindi c'è una richiesta di scuse, quindi questa persona tornerà praticamente con il cuore in mano. Nel caso in cui il vostro sia un rapporto clandestino, ve l'ho detto con la carta degli amanti, questa persona potrebbe effettuare finalmente una scelta. Il 10 di coppe ci parla di una chiusura di un ciclo per aprirne uno nuovo. Che cosa vi ho detto appunto con la carta degli amanti? Quindi questa persona potrebbe volervi in qualche modo proporre di iniziare qualcosa insieme, cancellando il suo passato. Nel caso in cui sia una storia tra due persone che si stavano semplicemente frequentando, entrambe libere, questa persona potrebbe chiedervi appunto di iniziare una vera e propria frequentazione, o comunque vi dimostrerà tutto quello che prova per voi. Il 10 di coppe è la carta della completezza, ma in cosa? Ovviamente nei sentimenti, quindi vi troverete sicuramente a vivere momenti di grande passione, vi ripeto, di grande intimità, complicità, vicinanza, una vicinanza che però, vi ripeto, non è soltanto una vicinanza tra corpi, ma anche e soprattutto una vicinanza tra anime. Questa persona potrebbe volervi incontrare, parliamo del 10 di coppe, in un ambiente a voi consueto, quindi in un ambiente che voi già conoscete. Di solito le carte di grado 10 rappresentano l'ambiente casalingo, l'ambiente domestico, quindi questa persona potrebbe volervi appunto incontrare nel proprio luogo di residenza, quindi o a casa sua oppure a casa vostra. Il 10 di coppe riguarda proprio il focolare domestico, quindi vi ripeto, in una sfera totalmente familiare e casalinga, quindi un ambiente decisamente privato, dove potrete dare libero sfogo e appagamento al vostro cuore, al vostro amore, alla vostra affettività, ma anche appunto ai vostri desideri. Quindi ci sarà un'intesa perfetta, un grande consolidamento di quelli che sono proprio i vostri sentimenti e i vostri desideri. Il 10 di coppe ci parla però anche della città, quindi nel caso in cui questa persona non vi abbia ancora incontrato dopo diverso tempo, perché per esempio in viaggio per lavoro piuttosto che per altre motivazioni, questa persona tornerà dal proprio viaggio
nella propria appunto città di residenza, nel proprio paese, nel proprio quartiere. Di conseguenza il vostro incontro sarà assolutamente facilitato. Perché il 10 di coppe rappresenta, vi ripeto, proprio un ambiente conosciuto, la patria del consultante o comunque del soggetto della stesa, e quindi gli eventi previsti dalla stesa avverranno proprio lì, in quel determinato luogo. Quindi vi ripeto, potreste incontrarvi o andando voi a casa sua o lui a casa vostra, oppure comunque in un ambiente che frequentate solitamente entrambi o in cui appunto vi siete già incontrati. Quindi sicuramente il 10 di coppe rappresenta proprio il coronamento del vostro progetto, dei vostri desideri, ovviamente desideri d'amore, perché parliamo chiaramente di coppe. Quindi ci saranno sicuramente delle grandi gratificazioni, ovviamente dovute proprio a questo grande sentimento che vi lega. Quindi parliamo di felicità, ragazze, di armonia e vi ripeto anche di una probabile richiesta di, in qualche modo, rendere più importante, più profondo e anche magari ufficiale il vostro stesso rapporto. Quindi vi ripeto, qui ci sarà proprio un ricominciare da capo. Vi ripeto, carta di grado 10, quindi chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Quindi potreste in qualche modo decidere di frequentarvi in maniera completamente diversa rispetto a come avete fatto sino ad ora. O comunque vi troverete dinanzi ad una persona molto diversa rispetto appunto alla persona che avete conosciuto nel vostro passato. Ovviamente però, ragazzi, una persona diversa in accezione sicuramente positiva. Quindi direi che qui c'è assolutamente una risposta assolutamente positiva. Vi ripeto, un incontro che avverrà in ambiente domestico, un rapporto che si completerà e finalmente un traguardo che si raggiungerà in amore. Per quanto riguarda le tempistiche, vi confermo esattamente quello che vi ho appena detto. Ovviamente le carte di coppe sono ancora più veloci delle carte di bastoni, quindi ci parlano veramente di qualche giorno, massimo qualche settimana, e di conseguenza questa persona assolutamente si farà di nuovo sentire. Ma vi ripeto, in virtù di un incontro, cioè questa persona non si limiterà a cercarvi per scambiare 4 chiacchiere. Questa persona vi cercherà perché ha voglia di vedervi, di incontrarvi. Il 10 di coppe ci parla proprio del desiderio e del bisogno di starvi al fianco. D'accordo? Quindi stesa direi meravigliosa. Allora, chiediamo appunto anche agli oracoli delle fiamme gemelle che cosa ovviamente questa persona ha in mente di dirvi e che magari appunto vi dirà, che cosa questa persona potrebbe dirvi. Chiediamolo quindi agli oracoli delle fiamme gemelle di Agata Giordano. Allora, vediamo un po' 3 messaggi che possono appunto riguardare questa persona e quello che questa persona appunto potrà dirvi o potrebbe volervi dire. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Iniziamo con la prima carta, ti chiedo perdono. Ragazzi, che cosa vi ho detto con il 10 di coppe? Che appunto le carte di coppe rappresentano appunto generalmente una richiesta di scuse, quindi questa persona tornerà proprio con il cuore in mano, chiedendovi appunto proprio di essere perdonato. Evidentemente questa persona deve aver combinato comunque qualcosa di non proprio corretto, quindi sa comunque di avervi fatto male, anche semplicemente
proprio perché questa persona è stata così tanto tempo magari appunto lontana da voi e di conseguenza sa di avervi deluso. Quindi questa persona tornerà proprio con l'intenzionalità appunto di chiedervi perdono. E come vi ho detto appunto con il 10 di coppe, questa persona lo farà però in maniera sincera, proprio perché questa persona sa, vi ripeto, di aver sbagliato. Questo oracolo ovviamente ci parla di grande consapevolezza che ovviamente questa persona ha ormai dentro di sé in riferimento a come possono essere andate appunto le cose. Arriverà il nostro momento. Allora, vi ho appunto detto sino ad ora che questa persona, già dal passato tra l'altro con questo 3 di bastoni, sapeva che prima o poi voi vi sareste rivisti e risentiti. Di conseguenza questa persona ha tutte le intenzioni non solo di chiedervi appunto perdono, ma anche di tornare. Quindi questo oracolo ci conferma pienamente la stesa, quindi ci conferma il matto, ci conferma gli amanti, ci conferma l'asso di bastoni e il 10 di coppe. Questa persona sa che voi vi rivedrete, assolutamente convinta questa persona che il vostro rapporto finalmente riprenderà. Però questo oracolo non ci parla soltanto di un rivedersi. Arriverà il nostro momento, quindi il momento anche per essere felici e magari proprio per essere una coppia a tutti gli effetti. Vi ripeto, nel caso in cui comunque voi stiate vivendo una storia clandestina, ve l'ho già detto anche con la carta degli amanti, questa persona sta riflettendo molto sul decidere appunto il da farsi, quindi di liberarsi definitivamente da quelli che sono appunto i suoi impegni ufficiali. Quindi sa che finalmente arriverà il vostro momento come coppia, quindi per poter godere ognuno di ciò che l'altro può dare: amore, sensualità, vicinanza e complicità. Non è il momento, questa persona sa però appunto che ovviamente vi vedrete, vi ripeto, a breve, ma come vi ho detto entro massimo appunto una decina di giorni, un paio di settimane, non chiaramente oggi, non chiaramente domani. Quindi va a confermare questo oracolo la tempistica ovviamente prevista dall'asso di bastoni e dal 10 di coppe. Quindi una ovviamente tempistica che ci sta parlando proprio di una situazione imminente, ragazzi, ve l'ho detto anche con il matto, questa persona arriverà da voi, tornerà da voi, proprio per potervi incontrare e rivedere, ma ovviamente sa che questa situazione non può ovviamente avvenire ad oggi, in questo preciso momento. Questa persona con la carta degli amanti sta decidendo, sta scegliendo il momento giusto per potersi appunto muovere e lo farà. Ma vi ripeto, tempistiche veloci, chiaramente entro al massimo qualche settimana, un paio di settimane, una decina di giorni su per giù, ma ovviamente non oggi e chiaramente non domani. Questo oracolo ci sta parlando appunto di una situazione che non deve assolutamente essere accelerata nelle proprie tempistiche, perché evidentemente ci sono ancora delle situazioni che appunto devono assolutamente essere riviste e di conseguenza anche in qualche momento, in qualche modo calmierate. Ma questa persona vi ritornerà, questo sicuramente. Vi ritornerà, vi ripeto, con un'intenzionalità importante, che è quella molto probabilmente di vivere una storia con voi, ma sa che questo non è il momento. Questo sia nel caso in cui sia una persona impegnata, che anche nel caso in cui sia una persona libera. Evidentemente in questo momento questa persona non si sente ancora di poter rischiare, di poter in qualche modo iniziare una storia ufficiale con voi, una storia di tutto punto con voi. Evidentemente sa che ci sono ancora delle questioni ancora in sospeso, ma questa persona sa che prima o poi tra di voi partirà quella storia, la storia del cuore, o ripartirà la vostra storia. Di conseguenza vi ripeto, aspettatevi a breve un tentativo
fatto da parte di questa persona per potervi rivedere, incontrare e stare con voi. Vi ripeto, entro comunque delle tempistiche molto brevi e molto veloci, ma tutte ovviamente votate al successo. D'accordo? Di conseguenza, come appunto dico sempre alla fine di ogni mia stesa, buona fortuna e soprattutto buon ritorno e buon incontro.